Dopo gli eventi della terza casa, il gruppo di eroi è stato diviso. Yoga è stato catapultato direttamente alla settima casa, quella della bilancia. La casa di Libra però non possiede custode e al suo posto il giovane Yoga incontra Camus dell'Acquario, il suo maestro. Lo scontro tra i due è breve, entrambi possiedono tecniche basate sul controllo delle energie fredde. Il cigno viene sopraffatto dal maestro e rinchiuso in una bara di ghiaccio. Parleremo meglio di Camus e Yoga in futuro nella serie e anche Libra avrà il suo video dedicato, ma era necessario fare un piccolo punto della situazione. Torniamo però all'argomento principale del video, la quarta casa, quella del cancro, raggiunta da Sei e Shiryu, che se ben ricordate erano i primi ad aver abbandonato la casa di Gemini. Il tempo stringe sempre più e Shiryu si propone di affrontare da solo questo guardiano, Death Mask. Death Mask è una figura già incontrata nel corso della serie. Poco prima che i protagonisti partissero per il Grande Tempio, il Cavaliere del Cancro era stato mandato in Cina come sicario per uccidere il vecchio maestro di Shiryu. In quell'occasione scopriamo diverse cose sul personaggio di Death Mask. Tanto per cominciare, è il primo Gold Saint veramente malvagio della serie. Perché se gli altri fino ad ora erano stati vittima di un inganno o erano sotto dalla parte dei protagonisti, eccetto Gemini che per il momento resta enigmatico, Death Mask è consapevole della malvagità del falso sacerdote, ma non se ne importa. Egli riconosce la giustizia nella forza e lo trova un concetto cangiante e tutt'altro che assoluto. Ciò che è malvagio oggi, un domani potrebbe essere ritenuto giusto. Le caratteristiche di questo Cancer cozzano un po' con quelle rappresentate dall'archetipo del segno zodiacale al quale egli appartiene. Secondo la tradizione, il cancro è governato dalla Grande Madre, ossia la Luna. Le caratteristiche a cui simbolicamente è legato questo segno sono l'accoglienza, l'emotività, l'essere premuroso e solerte. Diciamo che il cavaliere di oggi potremmo considerarlo esattamente l'opposto se vogliamo a tutti i costi confrontarlo a tale caratteristiche. Per Death Mask, la giustizia appartiene ai vincitori. Sin da quella sua primissima apparizione, Death Mask si esprime usando non uno ma ben due proverbi giapponesi. Il primo quando paragona il giovane Shiryu a una rana che ha sempre vissuto nel suo stagno e non sa nulla dell'oceano. Il riferimento a quanto poco la sua forza fosse paragonabile a quella di Gold Saint. Retroattivamente, inoltre, possiamo immaginare che l'oceano nel proverbio, ed anzi l'intera frase in sé, fosse anche un implicito riferimento al settimo senso. Il secondo proverbio usato, invece, è la frase «un faggiano che non canta viene ucciso», in riferimento al maestro dei cinque picchi che, non rispondendo agli ordini del sacerdote, non fa il suo dovere da cavaliere d'oro e quindi va eliminato. Prima di addentrarci nelle vicende della quarta casa, però, prendiamoci come consuetudine un momento per parlare di qualche curiosità inerente al segno di cui Death Mask indossa le vestigia. Nel cielo questo segno è graficamente rappresentato da due enormi chele. Anche se nelle dimensioni paragonabili alla costellazione dei Gemelli, in essa non sono presenti stelle molto luminose. La figura mitologica si perde nella notte dei tempi. Alcuni studiosi addirittura la fanno risalire al Neolitico associandola alla Dea Madre, che nel corso dei millenni si è poi cristianizzata nella figura di Maria. Difatti Cancer rappresenta l'archetipo dell'amore materno. Oltre ad essere collegato anche alle tre parche nel mito ellenico e alle tre norne in quello norreno, per via del legame che questo segno ha con la luna e le sue fasi, altri miti e personaggi che vi si associano sono quello di Edipo o la figura di Teti, madre di Achille, sempre per via di quell'amore materno citato poc'anzi. Altre caratteristiche simboliche, secondo la tradizione, di questo segno d'acqua sono la suscettibilità o l'essere suggestionabile. Nell'opera di Kurumada, a vestire la cloth dorata di Cancer sono Death Mask, nella serie classica, in Soul of Gold, Episode G e in Santia Show, così nessuno si offende nei commenti, Sage nei panni di cavaliere del XV secolo e di gran sacerdote nel XVIII, insieme al mio adorato Manigoldo, suo allievo. Ovviamente stiamo parlando di Lost Canva. Death Toll in Next Dimension, che poi sarà il maestro di Death Mask, e per finire, nella saga di Omega, l'armatura passerà a Sira.
In questa sua prima apparizione, Deathmask ha uno scontro con Shiryu. Un combattimento praticamente a senso unico a favore del Gold Saint, che ci dà un'altra piccola informazione su di lui prima di lanciare il suo colpo segreto. L'ammasso stellare del cancro in Cina viene chiamato Sekishiki, un termine che indica sia i fuochi fatui che la voragine attraverso la quale i morti salgono dalla terra verso il cielo. Questo spiega anche l'origine del suo nome, collegato alla morte e alla natura dei suoi poteri. Lo scontro sui 5 picchi venne interrotto da Mu dell'Ariete e Deathmask costretto a ritirarsi. Ora Shiryu sta tornando a risolvere quel conto in sospeso. Se la casa dei gemelli è un labirinto illusorio in cui lo spazio-tempo perde di significato, la casa del cancro è un luogo inquietante caratterizzato da volti umani sul terreno e sulle pareti. Volti sofferenti e spaventati di uomini, donne e persino bambini uccisi da Deathmask, le cui anime sono trattenute nel mondo materiale come trofeo. La casa del cancro è una vera e propria casa degli orrori. È molto apprezzabile quando Kurumada caratterizzi anche l'ambiente insieme al custode. Purtroppo questa scelta non è sempre presente. Lo scontro tra Deathmask e Shiryu ha inizio e il Gold Saint usa subito il suo colpo segreto, il Sekishi Mekaya. Il colpo consiste in un vortice spirituale simile ad un fuoco fatuo che esilia l'anima dell'avversario all'ingresso del mondo dei morti. Una landa tenebrosa ed oscura dove i morti si radunano in fila indiana per passare oltre. Qui, essendo un mondo spirituale, Shiryu riacquista anche la vista che aveva perso nelle battaglie precedenti contro i Silver Saint. In questo regno oscuro è Saori, che anche lei, tra la vita e la morte, rimanda indietro l'anima del dragone facendola tornare al suo corpo. Lo scontro prosegue, il Rosan Shoryuha del Cavaliere di Bronzo non ha effetto sul nemico e la battaglia sembra proseguire a senso unico, finché Shiryu non viene di nuovo catapultato nel mondo dei morti. Nel frattempo, nel lontano Goro-Ho, in Cina, la giovane Shurei prega per Shiryu di cui è innamorata. Queste preghiere raggiungono Shiryu in modo concreto. È bene ricordare che nel mondo di Saint Seiya la fede è un potere concreto e non solo la fede tra uomini e dei, ma tra uomini e i propri ideali. Solo quando un Saint vota la sua vita ad una causa che egli reputa giusta, allora può compiere un miracolo. Ma non solo un Saint, ogni uomo o donna può raggiungere questo risultato e la dimostrazione è che anche Shurei con la sua sola preghiera compie un piccolo miracolo raggiungendo il Cavaliere del Dragone persino alle porte dell'Ade. Intanto Cancer raggiunge il Bronze Saint in quel limbo tra la vita e la morte in cui l'ha scagliato per dargli il colpo di grazia. Prima di riuscire a gettare Shiryu nel mondo dei morti, le preghiere di Shurei disturbano il crudele Deathmask salvandogli la vita. Adirato e infastidito, Deathmask colpisce Shurei oltre lo spazio e la morte, uccidendola, almeno apparentemente. Shiryu è furioso. La scaglia più preziosa del drago è stata toccata ed il personaggio che fino a quel momento è stato calmo, saggio e anche propenso al sacrificio è ora concentrato di puro odio. Con una rinnovata potenza i colpi del dragone raggiungono il Gold Saint, ma solo per un istante egli sembra ancora superiore. Cancer si fa beffe della rabbia del dragone, definendo i suoi sentimenti effeminati. È interessante come Kurumada, nella sua opera, coscientemente o meno, si sia sempre battuto contro lo stereotipo dell'uomo virile, sempre forte e violento. Ora, nessuno nel XXI secolo si sognerebbe mai di definire Shiryu effeminato o poco virile. Ma per un giapponese degli anni '80 la sola idea di un uomo che pianga, che combatta per i propri sentimenti o anche solo li vive intensamente, non era percepito come vero uomo. Ma torniamo allo scontro. In quel momento qualcos'altro ostacola il crudele Deathmask. Le anime dei morti gli si ritorcono contro, coloro che assassinato cercano giustizia, ma anche questo è inutile, il Cavaliere del Cancro sembra invincibile e ora si prepara al colpo di grazia.
In quel momento il gambale dell'armatura si stacca da solo, poi la protezione del braccio e poi tutto il resto. Quell'uomo, quell'assassino è talmente malvagio, talmente empio, che persino la sua armatura lo rifiuta e lo disprezza. Le armature hanno emozioni, sono vive, come già detto nell'episodio sulla casa dell'Ariete. Senza la sua armatura, Death Mask è nudo e debole davanti al dragone, il quale per senso dell'onore si priva anch'egli del suo clot. Anche nella furia, Shiryu mantiene l'onore, dimostrandosi di essere degno del suo titolo di cavaliere di Atena. Un ultimo scontro di tecniche tra i due Saint per chiudere una battaglia che sembrava infinita. Il Sekishi Mekaya, il cui effetto lanciato all'entrata del mondo dei morti è sconosciuto persino allo stesso Death Mask, una mossa non troppo astuta in realtà, viene lanciato ma sopraffatto da Rosan Shoryuha, facendo precipitare nel mondo dei morti il crudele Death Mask. Lo scontro è forse il più interessante affrontato finora, con un'ottima ambientazione, un avversario crudele che viene davvero superato dal protagonista ed una serie di pagine nell'ultima parte dello scontro colorate in quadricromia. Persino l'elemento dell'armatura che si ribella al padrone è una bella chicca che riprende un elemento che ci era stato raccontato ma mostrato pochissimo fino a quel momento. Tutto finisce per il meglio. Shun raggiunge l'amico nella casa del cancro, la cui anima fa ritorno nel suo corpo fisico, facendogli anche recuperare definitivamente la vista. Grazie forse al raggiungimento del settimo senso, e dal Goro arriva l'ultima bella notizia. Shurei è sana e salva, salvata dal vecchio maestro. Il tempo per ora stringe, la vita di Atena non è ancora fuori pericolo e Seiya ha raggiunto la casa del leone. La nostra lunga scalinata per oggi finisce qui. Ringrazio per la stesura Nick Stella del Mattino e il nostro Nicola Camerlengo per le ricerche simboliche e mitologiche. Anche oggi vi sprono, come sempre, a visitare il nostro store di magliette ufficiali che trovate in descrizione e a seguirci su tutti gli altri social. Un saluto ai nostri abbonati e un grazie per il loro sostegno e grazie anche a tutti voi per aver visto questo video fino alla fine. Ci si vede al prossimo e come sempre, buona vita a tutti.